amici, benvenuti sul canale. Oggi io e Lara siamo venuti in un posto meraviglioso, ma c'è un clima assolutamente particolare, sembra quasi horror, perché il lago con la nebbia, con la pioggia in autunno è abbastanza creepy. E siamo venuti ovviamente anche per farci un giro, perché i posti sono splendidi, però siamo venuti anche perché c'è una cosina da dire. Siamo alla ricerca di un fantasma che vaga in queste zone, il fantasma di una fanciulla che parecchio tempo fa viveva nelle zone di Stresa con la sua famiglia, con 2 fratellini piccolini, 2 gemellini, una famiglia tranquilla, modesta, solo che un inverno troppo rigido portò la mamma ad ammalarsi e a morire. Il padre non sapeva più come fare perché era disperato, il freddo era tantissimo, non sapevano come sopravvivere e cercavano in tutti i modi di tirare avanti. In quelle zone abitava un signorotto che si innamorò della ragazza, un signorotto che però era cattivo, violento e cattivo. Alzo la voce perché sta partendo il battello, quindi ci stiamo muovendo. Quando la vide si innamorò di lei e propose al padre un affare, visto che conosceva la situazione della famiglia. Io ti darò tutto quello di cui hai bisogno per sopravvivere, ma tu dovrai darmi la mano di tua figlia. Un classico, no? Il padre non accettò assolutamente, ma quando i 2 gemellini si ammalarono, la ragazza, che si chiamava Letizia, disse: papà, accetta, facciamo in modo che questa unione possa essere riscattata un domani, ma per il momento accettiamo, altrimenti moriranno anche i fratellini e noi non sapremo di che vivere. E così successe, ma la ragazza visse una vita bruttissima, perché le condizioni in cui la lasciava il marito la picchiava, insomma una situazione brutta, per cui lei scappò, si rifugiò, non si sa se tra i monti, se sulle isole, se i monti e le colline che circondano Stresa o sulle isole, e lì cercò. Sì, qualcuno ci ha detto che proprio sull'isola dove andremo spesso e volentieri si sentono delle voci. Le voci una e ragazza pianti, disperata. I pianti, sì. esatto, i pianti di questa ragazza che cercava di sfuggire nascondendosi al suo sposo crudele. Vediamo cosa il lago ci riserva. Sì, noi andremo lì col mood turistico, ma anche per vedere che aspetto ha questo posto e magari fare 2 o 3 domande sperando che qualcuno sappia questa cosa. Nel caso fosse vero, intervisteremo qualcuno che ne sa più di noi, sperando che siano disposti a rilasciare interviste. Esatto, intanto ragazzi c'è un panorama stupendo. Esatto. A più tardi. Ciao. Ti senti tanto Sanpei? Mi sento esatto. Sul lago? Molto Sanpei, ma a dirla più Sanpei più Titanic. Sì. Per cui, però dai. Ti fidi di me? Sì. Ti fidi di me? Esco?
abbiamo beccato la giornata giusta, un'acqua dell'accidenti. Sì. E beh, l'isola è questa, si chiama Isola Bella. Non sono mai stata 3 ore, ma Allora Lara, abbiamo trovato questo signore, raccontiamolo, però ci ha detto che... sì, la leggenda, Esatto, la leggenda è vera, nel senso che si dice di questa ragazza. Lui ovviamente non ha voluto farsi vedere No. perché non era... ha detto insomma, se non eravamo alla era televisione, ma convinto. abbiamo detto di no, Esatto. però... Che canale è? Che ora va in Vai, onda? vai a Cioè, queste cose vai a spiegare qua. cos'è YouTube, c'era una persona un po' anziana, Ha insomma, detto che la leggenda è vera e ci ha indicato un e posto. ci ha indicato un posto dove ogni tanto si sentono questi lamenti, questi pianti di questa ragazza che, come vi dicevo prima, sfuggiva alle sgrinfie, alle grinfie del marito despota. E niente, adesso vediamo di riuscire a trovare il posto che Sì. ci ha detto. Speriamo E di trovarlo, anche niente. perché l'isola, tra l'altro, è molto piccola, è molto bella, ma molto piccola. Piccola ma caratteristica. Sì, È per veramente cui non so caratteristica. quanto... Vicoletti, Sì. stradine, scale. Lui che ci ha vanno- indicato una posizione, però speriamo di raggiungerla, perché Sì. effettivamente c'è anche tanta gente, C'è tanto gente. turismo, nonostante il tempo Sì, infatti inclementissimo. non pensavo, invece gente ce n'è. Sì, Gente ce sul n'è, battello probabilmente. eravamo in 4 gatti, ma qui No, esatto, è qui pieno. lo vedete, cioè, Guardate. c'è gente che sta aspettando di entrare nei palazzi, nel museo. Esatto. Niente, adesso noi cerchiamo e vediamo un po' se troviamo qualcosa. Ci troviamo. Ok ragazzi, dovremmo aver trovato il posto, ce l'ha indicato sto signore, non è così difficile da trovare perché l'isola, come ripetiamo, è molto piccola. Non è enorme. E ci ha indicato questo quadrilatero sì, che è un che giardino sembra un giardino, vedete, del ma Palazzo è tutto... Borromeo. Esatto, il Palazzo Borromeo è questo, non so se si vede, sì. Ecco, allora lui ci ha detto che le famose urla Lamenti. lamenti di questa ragazza si dovrebbero sentire da una scalinata che abbiamo già identificato, adesso Sì, la facciamo è vedere, davanti a noi. fino alla punta del Palazzo Borromeo. E ovviamente noi non possiamo andare troppo oltre, anzi non possiamo perché andare c'è il lago. avanti perché c'è il lago. È una scalinata che va direttamente giù al lago, quindi... Quindi non possiamo andare oltre il consentito, anche perché l'acqua è alta, sta piovendo. Sì, no, comunque, non anche si se può non neanche fosse scendere, stata... no, ma non si può neanche scendere nelle No, scale. si rischia anche di fino in basso. scivolare. Comunque, Esatto. allora, noi siamo qui, non abbiamo K2, non abbiamo niente, ovviamente, però fate attenzione anche voi, scrivete nei commenti Se per caso se qualcosa si sentite sente, anche qualcosa. se dubitiamo, perché se non altro è perché ci sono un sacco Ci sono di turisti, persone, ci sono persone, barche ci sono che arrivano, turisti, che sì. entrano, Sì. eccetera, per cui insomma comunque teniamo le orecchie aperte, vediamo. Per noi è poco più di una gita, anche se è un po' Uniamo inquietante. sempre l'utile al dilettevole. Esatto, anche se è un po' inquietante perché l'isola, cioè il lago con questo tempo è veramente molto creepy. Sì. E quindi È noir. noi facciamo comunque 2 domande e vediamo che succede. Ok, siamo nei pressi della scaletta, che è l'unica che abbiamo identificato, ma poi trattasi di questo il posto, perché poi là c'è la punta del palazzo e ce l'ha indicato questo signore
che purtroppo, ahimè, non abbiamo potuto intervistare, o meglio, l'abbiamo intervistato però non a telecamere l'abbiamo- spente, insomma. Tra l'altro, ecco, la cosa che lui ci ha detto, ma è a beneficio di inventario ancor più di quella che è la leggenda, è che possa anche vedersi questa donna nelle finestre del Palazzo Borromeo, però insomma siamo sempre in tema di leggende e nulla più, per cui insomma Chiediamo alla ragazza proviamo a se per chiedere, caso, sì occhio, sì, occhio. più che altro bisogna rendersi conto che il lago, l'acqua confonde. Sì. C'è la È parodolia vero acustica, anche che l'acqua è un conduttore, è un conduttore, da sì. questo punto di vista, no? Se si parla di spiriti e cose varie, almeno questo si dice, però è anche vero che il suo rumore può confondere. Sì. In più ci sono persone che non sono troppo chiassose, in più i battelli. Sì, c'è un Mettiamo po' in di conto disturbo tutto. acustico. Mettiamo in conto tutto. Le anatre che fanno giustamente i loro versi. Facciamo una domanda e proviamo a stare in silenzio in modo tale da chiedere. C'è qualcuno qui? C'è la fanciulla della leggenda? Se c'è la fanciulla può fare un rumore o comunque farsi Riconoscibile. sentire. Un rumore distinguibile. Mamma mia, ecco. Scusate, ma questo dubito che sia la ragazza Sì, della leggenda. questa è l'anatra, però è arrivata dopo Però la è domanda. arrivata dopo la domanda, Eh. quindi vai a sapere. Se c'è la ragazza della leggenda può farsi sentire in qualche modo? Con una voce, con un rumore? O attraverso gli animali, perché no? A questo punto sì. Avevamo anche pensato di venirci di sera, ma l'ultimo battello è alle No, 18. è alle 18. Per cui non si può venire di notte qua, a meno che non ci abiti e stai proprio qui a soggiornare, però sarebbe stato bello farla di sera questa Sì, sicuramente. indagine. Fa molto storie di un tempo, l'ultimo battello alle 18. L'ultimo da sì. Non Sì. si sa. Sì, sì. Poi con questo tempo Esatto, fa tanto storia noir. sì. Sì. Ragazzi, proviamo ad andare fin là e vediamo se per caso sentiamo qualcosa di interessante. Combinazione, adesso le persone sono quasi tutte andate via, C'è poca gente. c'è pochissima gente. Sembra quasi che aspettavano noi che venissimo a fare l'indagine per togliersi dai piedi. Il palazzo è meraviglioso, ragazzi, guardate che bello. E c'è anche un teatro, no? Avevamo letto. C'è il teatro, Sì, ci sono i giardini all'italiana, Isola Bella è bella. È proprio bella. Sì. sì, sì. Sì. Si chiama E così Proprio di nome. proprio di diciamo. nome. E come dire, è bella da vedere nonostante anche il clima così. Anzi, forse è più ci bella guadagna. Allora, io ho sentito un rumore, ma non Anch'io, capivo. ma non penso Però sia- sai cosa sembrava? Sembrava la corda delle bandiere che sbatte sul ferro che le regge, anch'io. però qui non ci sono bandiere. le catene. Le catenelle, però qua non ci sono bandiere, ragazzi. Infatti guardando, Non ci sono bandiere. ma al di là di quello anche
anche i tizi che stanno sono fermi. Sono fermi. Sono lì a fumarsi una sigaretta e a trafficare col telefono. Per cui strano. Ragazzi, orecchi aperti, perché insomma magari a volte voi sentite delle cose che non sentiamo noi, spesso nelle indagini venite fuori con delle... Sì, ci aiutate parecchio perché riuscite a sentire cose che magari noi in fase di... Allora io non so se è il telefono, sicuramente lo è perché è bagnatissimo, però tu in testa hai una macchia bianca. Non so se si vede. Mi stanno diventando i capelli bianchi. No, è come se avessi un gigantesco orbs tra l'ombrello e la tua testa. Però mi sa che è l'appannamento della telecamera. Sposto l'ombrello e vedi. Prova? È sparito, infatti. Allora è il riflesso dell'ombrello. Sì. Niente, come non detto. L'idea di un gigantesco orbs sulla testa era accattivante, ma... Sì, era più grosso di te quell'orbs, quindi... Esserci altri punti dove Esatto. potrebbe farsi sentire. Vediamo
Vediamo un po'. Ragazzi, dovevamo cercare un posto un pochino più isolato, ma non l'abbiamo trovato perché effettivamente c'erano tanti turisti. Teniamo buono quello che abbiamo visto prima, proviamo a vedere se lì abbiamo registrato qualcosa. Noi dobbiamo tornare perché l'ultimo battello È alle 18. Ciao. Lara ha appena detto, ho sentito un rumorino, anche quello del Titanic ha detto così. Vorrei... Era un rumoretto, dai, sì. Ti fidi di me? Sì, Esatto. Beh, sai, sono quei rumorini, scricchioli di ghiaccio, la carlinga, chi sto a dire la carlinga c'è Carlinga è un aereo. Ragazzi, ha bevuto acqua come me, quindi... Una bottiglia era gasata, forse è troppa aria. Esatto. C'è bello. Bene ragazzi, abbiamo finito la nostra escursione, la nostra indagine, chiamiamola indagine, presso l'Isola Bella, particolarissima, e insomma è stata un'avventura, come al solito noi siamo abituati o a fare niente o a fare cose particolari. Cose strane. Ecco, e come abbiamo detto prima è una leggenda, ce l'ha confermato questo signore che ahimè non si è voluto far riprendere, però siamo stati dove lui ci ha indicato e vediamo se abbiamo sentito qualcosina qualcosa. si sente. State attenti anche voi, scrivetelo giù nei commenti se avete sentito qualcosa, ovviamente andando per esclusione perché ci sono poi voci di turisti, contorno, esatto, l'acqua stessa, i battelli che passavano, i motori eccetera, però mai dire mai, insomma. Concludiamo da terra, vedete, lasciamo il nero dietro di noi. Voleva vedere se riusciva a nuotare, ma Lara, tu sai nuotare, perché non mi fai vedere che sai nuotare? Ma anche no. Lasciamo il nero dietro di noi, guardate. Sì, però è bellissimo. Minaccia ancora molta pioggia e noi siamo di ritorno. Alla prossima puntata, se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo e alla prossima avventura. Ciao.